Oggi torniamo a parlare di For All Mankind con l'ultima stagione che attualmente è visibile, cioè la stagione numero 4. Benvenuti a questo nuovo appuntamento ad oltre i confini della realtà all'insegna di fantascienza, fantasy e avventura. E oggi quindi, come avete potuto appurare, torniamo a parlare di una serie TV fantascientifica, una tra quelle secondo me di eccellenza che abbiamo visto negli ultimi anni per quanto riguarda il campo della fantascienza. In questo canale abbiamo già visto la prima, la seconda e la terza stagione e abbiamo compreso come nell'arco del tempo tra una stagione e l'altra c'è un divario di 10 anni, tranne tra la prima e la seconda in cui sono, se non ricordo male, 15, e quindi un salto temporale che mixa egregiamente quelli che sono eventi di fantasia a eventi storici, creando una storia alternativa che ci porta in qualche modo a rivedere il passato in una chiave sempre più futura e sempre più lontana all'orizzonte. Siamo infatti davanti a un qualcosa che con la fine della terza stagione ci ha portati su Marte, lasciandoci in un ambiente work in progress. Siamo in una nuova era spaziale rispetto a quella che attualmente è in atto e che in realtà nel mondo reale si appresta a affacciarsi proprio in quella direzione. In effetti, nella quarta stagione vedremo come l'uomo si è stabilito su Marte, come Marte per alcuni è diventata addirittura la vera casa, soprattutto per uno dei protagonisti che sono sempre più anziani, sempre più grandi, quelli che almeno finora sono sopravvissuti nell'arco del tempo, in particolar modo Ed, che comincia a essere davvero molto grande, comincia ad avere alcuni problemi di salute e sicuramente si trova a dover affrontare diverse crisi esistenziali, soprattutto dopo la morte della moglie e la lontananza con la figlia, la permanenza su Marte e la nascita del nipote, eccetera eccetera, e tutta una serie di problematiche legate al futuro dell'esplorazione spaziale e naturalmente al futuro dell'esplorazione marziana in particolar modo. In questa quarta stagione vedremo come la conquista dello spazio si orienterà a nuove scoperte, ma soprattutto a nuovi minerali recuperabili attraverso non solo la Luna, come abbiamo già visto, l'Elio 3 eccetera, ma anche con la cattura degli asteroidi. E quindi vediamo un altro di quei progetti e programmi che in effetti nel mondo reale vengono portati avanti, almeno in via teorica per il momento, dalla NASA ed altri enti spaziali, che qui però prendono in realtà invece una piega pratica e sperimentale, che però inizialmente, ahimè, non va affatto bene. Le cose si mettono in maniera tale che tutto quello che doveva vedere Marte come protagonista comincia a venir meno e gli interessi economici, burocratici, politici, terrestri di una situazione continuamente in cambiamento, con un'Unione Sovietica sempre più segreta, sempre più diciamo pericolosa per le persone, non più ovviamente nella guerra fredda ormai terminata, una competizione che è diventata più una collaborazione tra Unione Sovietica, Stati Uniti, Corea del Nord, Ente Spaziale Europeo e altri paesi asiatici e del mondo. Siamo quindi davanti a qualcosa che crea i giusti presupposti per una futura evoluzione e vedremo nell'arco di questa quarta stagione come i tasselli si andranno a mettere uno per uno tutti quanti proprio nella direzione giusta per creare quell'avvenire tra virgolette che naturalmente maturerà e vedremo nella prossima quinta stagione, che attualmente stanno naturalmente girando. Che ruolo avranno i protagonisti ancora superstiti nella quarta stagione non lo sapremo, probabilmente molti di essi, se non tutti, non ci saranno più. E gradualmente infatti vengono sostituiti da nuovi protagonisti, da nuovi personaggi e
anche da quelle vicende familiari legate naturalmente ad alcuni dei personaggi che nel tempo si sono fatti strada e fanno parte proprio di quelle famiglie che sono state protagoniste sin dall'inizio, almeno in alcuni casi. Siamo davanti quindi a un Marte che ha delle risorse limitate, che rischia l'abbandono, e naturalmente questo porterà ad una rivolta dopo un'aggregazione di lavoratori, di tecnici eccetera, che si troveranno a dover affrontare una marea di spese con pochi guadagni, con poche risorse, e al rischio di tornare a casa con un contratto reciso, senza un soldo, con dei debiti e senza un lavoro, dopo essere stati sfruttati dalle multinazionali e quant'altro sulla superficie di Marte. Quindi il movimento diventa sempre più aggressivo, finché non è uno dei protagonisti che ne entra a far parte, diventa addirittura uno dei suoi capi, se non il capo, e questo porta ad un piano vero e proprio contro la NASA, contro la Roscosmos, contro l'egemonia terrestre, per cercare di far sì che il lavoro finora svolto, tutta l'esplorazione spaziale che in qualche modo verteva sul pianeta Marte, la sua colonizzazione, i programmi di cattura degli asteroidi, di sviluppo degli insediamenti marziani eccetera, non venissero abbandonati. Ma mentre tutto questo accade su Marte, nello spazio, e alcuni protagonisti perdono la vita durante degli atti eroici o comunque degli atti tecnici doverosi, dovuti, eccetera, un'altra situazione altrettanto importante è presente sulla Terra e coinvolge altri protagonisti, tra cui per esempio il capo della NASA, naturalmente in particolar modo alcune delle figure che sono diventate sostanzialmente tra le più importanti. Ovviamente Margot, Aleida, Irina, che è un protagonista entrato di recente, tra virgolette, nella terza stagione, e che in un finale di stagione ci lascia un po' nel dubbio. È un protagonista cattivo, potremmo dire, che tesse le ragnatele e che tira le redini, ma che sarà sconvolta nella sua vita dopo alcune decisioni di Margot, che ritornerà a Houston ed infine si consegnerà alla legge per tutta una serie di vicissitudini che sembrano trovare in queste azioni una soluzione definitiva. E mentre quindi sulla Terra sembra che le cose si mettano a posto, che l'esplorazione di Marte, la sua colonizzazione, la cattura degli asteroidi, i futuri programmi spaziali non vengono quindi a mancare a favore di un futuro in questa direzione, e naturalmente il tutto ci porta a una nuova forse era esplorativa, ad una nuova era forse tecnologica, abbiamo un coinvolgimento sempre più presente di personaggi che erano un po' andati nel dimenticatoio nell'arco dell'ultima stagione, come per esempio i coreani, che sono presenti su Marte con una piccola forza militare e naturalmente con uno dei protagonisti, il primo uomo a essere sbarcato effettivamente sul pianeta rosso. Mentre il tutto prende una piega tra il militare, lo spionistico, il sabotaggio e tutta una serie di cose che rendono forse tutto un po' più di azione, più movimentato, e alcuni dei protagonisti entranti diventano sempre più presenti, sempre più importanti all'interno di tutta questa scena, di tutto questo ambiente eccetera. La soluzione a tutti i problemi viene messa in atto da una serie di meccanismi che porteranno ad una conclusione di stagione davvero interessante e ad un colpo di scena, uno tra tutti. Ovviamente non vi dico più di tanto per non spoilerare: l'arrivo di una persona che di per sé cambia
le carte in tavola di quelle che sono le condizioni su Marte dei lavoratori, dei cittadini marziani, ma soprattutto qualcosa che appare alla fine che ci lascia perplessi, pieni di domande, e che sicuramente avremo delle risposte importanti su un futuro alquanto alternativo proprio nella quinta stagione, dove alcuni personaggi superstiti sopravvissuti ad alcune azioni di questa stagione probabilmente diventeranno sempre più secondari e marginali a favore appunto di una nuova generazione di esploratori, di personaggi principali in un contesto fantascientifico che man mano perderà sempre di più quegli spazi storici eccetera, a favore di una fantascienza più classica, ma non eccessivamente lontana nel tempo, ma piuttosto invece degli anni futuri, dove sicuramente oltre la tecnologia, oltre le colonie, i minerali, gli interessi eccetera, vedremo insorgere delle comunità, oppure sorgere delle comunità secondo del punto di vista, ed un'esplorazione spaziale che ci porterà anche altrove all'interno del sistema solare. Io scommetterei sulle lune di Giove come Europa, o forse potrei anche azzardare sulla luna di Saturno, Titano. Ci vediamo al prossimo appuntamento, ciao a tutti e grazie di essere stati qui con me.